Quindi ragazzi, siamo arrivati in Cambogia, per l'esattezza siamo a Siem Reap e siamo su questo specie di tuk-tuk che ci sta portando dall'aeroporto al nostro hotel. Il transfer durerà circa 20 minuti e niente, cioè, è divertentissimo. Beh, comunque cosa dire, siamo ultra carichi e curiosi di esplorare questo nuovo paese e di goderci questa nuova avventura in questo paese diverso dove non siamo mai stati prima d'ora. Siamo davvero curiosi. Comunque davvero non l'ho fatto apposta, ma qui c'è l'hotel e qui c'è la palestra, cioè proprio 50 metri. Segno del destino, devo continuare ad allenarmi io. Sì, non l'hai fatto apposta, raccontalo a qualcun altro, tu ti sei fatto bene i tuoi piani. No, davvero, non l'avevo manco vista, cioè ovvio che avrei cercato una palestra qua in giro, ma avercela proprio sotto la porta dell'hotel non l'avrei comunque considerata, no? E quindi adesso ce ne andiamo a piedi in centro a Siem Reap e dal nostro hotel dista 1,7 km, sono 20 minuti a piedi e ce la passeggiamo così esploriamo meglio, giusto per avere un feeling migliore con i dintorni, ecco. Quindi ci piace esplorare a piedi. Sì, esploriamo un po' la zona, vediamo cosa ha da offrire Siem Reap. Quindi sicuramente nei prossimi giorni andremo a vedere il tempio e poi faremo qualche escursione. Ho visto tipo che c'è un'attività locale appunto dei ragazzi che organizzano dei bike tour e si vanno a vedere delle parti diciamo meno turistiche di questa zona. Quindi vediamo un pochettino di organizzare quest'altra attività perché sono davvero curioso, mi piacerebbe davvero farla, anche perché si va in giro tutto il giorno in bicicletta e la si può anche prenotare privatamente. Quindi sicuramente poi potremo portare un bel contenuto e mostrarvi magari qualcosa di meno turistico e qualcosa un po' più di, come dire, tradizionale, no? Locale. Quindi vediamo. Tra l'altro una cosa da sapere se venite qua in Cambogia, che hanno la loro valuta locale che è il riel, ma è ampiamente accettato il dollaro americano. Quindi tra l'altro anche se andate all'ATM a prelevare dei soldi potete scegliere se prelevare la valuta locale o prelevare in dollari. Per pagare tendenzialmente sotto al dollaro preferiscono il riel e sopra il dollaro si può pagare tranquillamente appunto col dollaro americano. A quanto ho capito qua quando paghi in dollari vi potete aspettare comunque il resto in entrambe le valute, quindi magari vi danno metà del resto in dollari e metà del resto in riel. Una cosa che adesso dobbiamo cercare di fare noi è la SIM locale, sì, giusto da avere sempre una connessione dati ovunque andiamo e prelevare dei dollari, tra l'altro perché ci servono, perché abbiamo 0 soldi locali, cioè 0 riel e 0 dollari con noi in tasca in questo momento, quindi è essenziale trovare un ATM e niente, andare in giro un po' per questa cittadina qui e magari fare merenda e avere un po', percepire il feeling che si respira in questa città. In Cambogia possiamo sopravvivere. Sì, la carta funziona anche qua. Sembrano pochi 300 dollari, cioè sono piccoli. Allora, abbiamo prelevato, quindi siamo entrati in possesso di un po' di soldi, perché almeno siamo a posto. E tra l'altro la cosa che sta notando e che ci sta sorprendendo è che qui ci sono dei bellissimi marciapiedi dove camminare, davvero sì, belli, cioè molto vivibile comunque come città, sì, anche a passo d'uomo, quindi ci sentiamo già un punto a favore per noi perché a noi piace tantissimo camminare e quindi ci spostiamo a piedi facilmente, quindi mi ha sorpreso sì, un po' da questo sì, lato, pensavo peggio, cioè, tipo, guardate qua la strada.
Sono davvero dei bei marciapiedi. Infatti era una cosa che un po' in Thailandia ci mancava, ovviamente non a Bangkok con le grosse città, però in giro avevamo notato che mancavano un po' questi marciapiedi, no? E qui Siem Reap, perché adesso noi siamo arrivati di qua da qualche ora, quindi non possiamo fare troppo non possiamo troppo generalizzare, anche perché ci sembrano molto nuovi, no? Quindi non so se magari l'ente locale ha deciso di rifare qui le strade, perché anche le strade sembrano ben messe. Ci sta un po' stupendo questa cosa qua, onestamente. Poi in teoria alla sera si dovrebbe illuminare con questa striscia LED. Molto cheap, però funzionale. Sì, proprio attaccata, appoggiata a terra, diciamo. Va bene. Ecco, in questo momento ci troviamo a Pub Street, praticamente la via principale di Siem Reap, dove trovare locali, ristoranti, bere qualcosa, trovare disco pub, disco bar la sera. E questa anni fa era una via molto affollata, piena di gente e di divertimento. Sì. Invece adesso è abbastanza tranquilla, sembra molti ristoranti e locali sembrano chiusi, sì. ma infatti ce lo aspettavamo questo. Dovremmo provare a farci un salto alla sera, vedere se si anima un po'. Se cambia un po', esatto, anche perché adesso sono circa le 15:30. Fermati in questo caffè molto instagrammabile, bellissimo. Io ho preso un tè cocco e menta, super rinfrescante, Salvatore un caffè. Abbiamo speso io $2,50 e Salvatore 1,50, quindi fanno 4 dollari. Prima merenda in Cambogia fatta, abbiamo pagato con i dollari e come dicevamo prima ci hanno dato il resto, un po' in dollari e un po' in riel. Avevo 100 dollari, quindi abbiamo pagato fondamentalmente 4 dollari, di cui ci hanno dato 90 dollari e gli altri 6 dollari ce li hanno dati in valuta locale, che sono 24.000 riel, che sono 6 dollari, perché loro fanno la conversione $1 4.000 riel. Quindi abbiamo questa banconota qua da 20.000 riel, che sono circa 5 dollari. Questa da 1.000. E questa da 1.000. Fortunatamente siamo riusciti ad avere la maggior parte del cambio in dollari e solamente questi 6 dollari qua in riel, che comunque cercheremo di utilizzare per prima sempre la valuta locale, in modo poi da tenere dollari e utilizzarli da qualche altra parte, perché possiamo utilizzarli anche, non so, in aeroporto o in altri viaggi. Quindi quello che ci rimane adesso da fare è trovare una SIM card. Dopodiché siamo a posto. Bene, SIM card fatta, finalmente siamo aggiornati con la rete, almeno sappiamo dove stiamo andando, visto che abbiamo iniziato ad andare in giro così un po' a casaccio. E basta, quindi siamo entrati in possesso di dollari, di valuta locale e di SIM card, quindi adesso abbiamo tutto. E adesso ci godiamo questi giorni qua e cerchiamo di organizzare un po' di attività e goderci questo posto. Tra l'altro per la SIM abbiamo scelto la compagnia Medphone, che sembra essere quella più utilizzata, quella che ha più copertura qua nel paese. Abbiamo pagato 8 dollari per avere 200 giga per 30 giorni, anche se in realtà saremo qui circa 10 giorni, ma era quello più conveniente da fare. 3 dollari per la SIM e $1 di ricarica per chiamare numeri che non fanno parte della rete Medphone. Per quanto riguarda i numeri della rete Medphone invece è limitato, è già compreso. Le chiamate sono gratuite, esatto, è già compreso nella SIM che abbiamo pagato. Quindi il totale abbiamo speso 12 dollari.
per questa SIM card. Già testata, provata, funziona, c'è 4G, quindi va bene, dai, va bene. Che storia è? È grosso? Sì, per la mia faccia. Fammi vedere, aspetta. È grossissimo! È grossissimo, cioè guardate la mia faccia. Guardate la mia faccia, guardate questo cocco. Oh, ma pesa, Un'altra cosa che abbiamo notato è che qui parlano davvero molto bene inglese. Sì, davvero comunicare non è in alcun modo un problema, non c'è, diciamo, non si sente troppo la barriera linguistica, ecco. Tra l'altro una cosa divertente per me è che, siccome abbiamo passato 4 mesi in Thailandia dove la guida è a sinistra, ogni volta che attraverso la strada devo prima guardare alla mia destra. Invece adesso che siamo qui in Cambogia si guida a destra e quando devo attraversare la strada devo guardare prima a sinistra, ma mi sto confondendo perché adesso mi ero abituato appunto alla guida a sinistra e quindi adesso quando attraverso la strada e sto perdendo un po' l'orientamento, rischio di farmi investire qualche volta. Mi ci devo riabituare. Abbiamo Eccoci. finito il nostro primo giorno qui a Siem Reap. Sì, Valentina sta tenendo la torcia del telefono e io la fotocamera. Sì. Perché questa strada qui è un po' buia. Sì, però volevamo appunto dirvi che siamo curiosi di scoprire cosa ci offre qui la Cambogia, Sì. cosa possiamo scoprire qui in questo nuovo posto per noi perché non ci siamo mai stati. Sì, è tutta una novità per noi, quindi sicuramente l'entusiasmo e la curiosità sono alle stelle. Abbiamo capito che non è così poi economico mangiare qui a Siem Reap se si vuole mangiare europeo Ebbene, e anche perché stasera avevamo voglia di mangiarci una bella bistecca e siamo finiti in un bel posticino, Sì. diciamo la verità, però abbiamo speso $40 per Sì. 2 bistecche. vabbè, buono dai, va bene. Sì. Poi comunque era bistecca australiana, quindi bistecca di importazione. E ci sta, dai, buono. Sì, vi faremo sapere magari nei prossimi video un po' meglio sui costi e quanto si può spendere qui in Cambogia. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, Ciao. ciao.